E abbiamo iniziato anche questa sessione per Nicolò. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo 5, 4, 3, 2, 1. Lo sento come se fosse un ragazzo, giovane ragazzo, sperso, sperduto, Eh, perché lo vedo in mezzo a un prato, potrebbe avere una decina d'anni, 12 anni, e è come se fosse solo, senza un punto di riferimento. Ma è lui. Eh sì, è lui, il ragazzino. Ti dà l'autorizzazione? Sì, ha uno sguardo infelice. Comunque sì. Ok. Nome del progetto di Nicolò. Mi è venuto sentenza, come se nel suo progetto, nel titolo del film della sua vita, fosse centrale l'elemento del giudizio. Lui si è sentito molto giudicato, ehm, punito, no? Che è una parte del giudizio. Lui anche a sua volta, a tratti ha giudicato. E adesso poi non so se questo aspetto potrebbe anche avere a che fare con un piano legale proprio effettivo, ok? Nome della sua anima. Mi dice Alba, come proprio se fosse un nuovo inizio. Nome del suo spirito. Vengono due nomi di alberi, sia l'abete che l'arice, Vibrazione di Nicolò. e 2 miliardi. Consapevolezza. Mm, 153, Anima. 46, Vite. 1988. 1988. Mhm. Cervello. 9 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. 42, 3D. 72, 73, Vivacità animica. 100. Benissimo. Prima delle entità eteriche, chiamiamo nel cinema la sua amica, Sì, beh, ovviamente sì. È già da giorni quasi che si sta preparando questo evento. la sua ragazza. Si siede su una sedia girata all'inverso. Aspetta, forse non, con lo schienale davanti e poi lei si siede. Tutti quelli che vogliono venire e che non abbiamo invitato. Ci sono anche tipo come se fossero dei potenziali clienti che si fidano, diciamo così, anche il livello proprio di competenza abbastanza ampia che ha Niccolò in materia, perché comunque non è solo un approccio fisico, vedo che ha molto anche un aspetto di tipo motivazionale che attrae tutta una serie di persone più o meno giovani. Ma Poi c'è anche anche credo che sia una ex, che è come se mi facesse questo numero 3, non so se è una cosa legata a loro, il numero 3, la terza ex può essere Nicolò, o 3 che sono stati insieme 3 mesi, 3 anni, una cosa tre così, anni 3, también. Ok. così.
ok? Ehm, Più un'altra ragazza che sembra che sia interessata a lui da tanto tempo, più un amico che credo che abbia a che fare con l'ambito della palestra. Possa essere in qualche modo un collega. Basta. Mm, Tante persone che non abbiamo chiamato vengono da sole. sì, Nicolò, perché comunque lui è molto leader. molto leader. Mhm. Ok. Nicolò, prima sessione, entità eteriche. Le sue creazioni eteriche sul piano eterico. Allora, c'è un lupo che digrigna mostrando i suoi denti ed è come se volesse fare il guardiano per impedire a Nicolò di entrare ad un livello di conoscenza e di consapevolezza più profondo. Poi c'è il ragno, mm, un ragno, diciamo così, un aracnoide, che vuole mantenerlo imprigionato nell'oscurità, in pensieri di tristezza, di rammarico, di rimpianto. Volevo chiedertelo, Nicolò, anche sul lupo, perché Nicolò ha molti tatuaggi. Il ragno è sul braccio sinistro, sì, tra il gomito e il bicipite. È una bella vedova nera quella. Bello grande anche, grande come la mano di un bambino, di un ragazzino, anzi. Ah sì, perché è un modo, diciamo così, che lui non lo sa ovviamente, no? Che questa entità di marchiarsi la pelle con la propria rappresentazione, ok? Lui non può sapere questo, che è un modo per fissare certi tipi di atteggiamenti nella vita di Nicolò, tra cui anche alcune ossessioni e fissazioni. Il ragno caratterizza anche molto questo aspetto della vita, quindi questi pensieri ricorrenti. Poi, a parte questo, aspetta che ne ho vista un'altra, c'è un falconiforme, mi sembra che sia uno svasso, che come a volte è come se lo volesse proprio sminuire e svalutare, altre volte invece lo vuol far sentire come lui e quindi assolutamente spettacolare e grandioso. Quindi alterna queste due cose in lui. Mm. E basta. Mentali. Mm. Allora. Io ne vedo tre. Allora, la prima si chiama polemica. La seconda, mi viene tipo svogliatezza, diciamo, poi la spieghiamo meglio. E l'ultima è, salute down. Allora, polemica è proprio questa entità mentale che vuole mantenere Nicolò molto acceso, divampante direi, e per farlo fa sì che Nicolò si infili proprio in discussioni anche molto delicate che riguardano argomenti o punti fragili, diciamo così, delle persone, che fanno sì che si crei proprio una situazione di tensione e di nervosismo in lui e proprio nell'atmosfera e quindi anche nell'altra persona. Mm. Lui, come ci ha detto, ha già lavorato su questo aspetto perché si è proprio consumato in questo tipo di dinamica. Ed infatti io vedo che il livello di questa entità mentale polemica è stato nel passato anche 8. Attualmente lo vedo ridotto a 5.
Poi appunto c'è, chiamiamola svogliatezza, perché è un'entità mentale che vorrebbe proprio spegnergli l'entusiasmo, vorrebbe proprio spegnergli anche l'intraprendenza, generando in lui magari o confusione o proprio anche, diciamo così, debolezza dell'intenzione. Ehm, Diciamo che uno degli obiettivi di questa entità mentale è anche quello di eh, fargli credere non più di tanto nella vita, nella bellezza e nella forza della vita. E questo direi come livello 5-6. Poi c'è Salute Down, è un'entità mentale che agisce sulla mente per vedere dei risultati nel suo corpo e per farlo utilizza dei pensieri che vanno dalla tristezza alla rabbia, a volte mh, la rassegnazione, altre volte il rimprovero, la critica, di modo che tutto questo possa essere somatizzato, perché questo tipo di dinamica che esita poi nella somatizzazione è un qualcosa che spaventa molto Niccolò, proprio perché lui ha capito, no, il profondo legame che esiste tra la psiche e il corpo. Quindi sicuramente è uno strumento ottimo, no, per indebolire Niccolò questo. E direi questo di livello 6/7. Impianti. C'è come una specie di, per ritornare un po' all'idea della ragnatela, solo che qua mi si presenta come se fosse una rete da pesca bianca, quindi comunque assomiglia molto a una ragnatela, ed è posizionata sulla sua testa, in modo che lui a tratti si possa sentire anche impotente di fronte a alcune situazioni, a tratti che si senta proprio imprigionato e quasi, come posso dirti, impazzisca, no? Perché vuole liberarsi da questa prigionia. Poi c'è, siccome appunto lui ha questo forte bisogno di sentirsi libero, no? E di anche giustizia, diciamo, un altro impianto che risulta molto efficace per bloccare Nicolò è la corda che lega i polsi fra di loro, di modo che lui tenda molto a dimenarsi proprio per recuperare la sua libertà di azione. E poi in finale vedo anche una rete simile a quella della testa, che avvolge, diciamo, i suoi piedi, in modo che se lui cammina, è facile il rischio che inciampi e vada. E basta. Va bene. Portale aureo. Vediamo, eh. Un termometro arriva. La mamma come se fosse con in mano un termometro che misura la temperatura che entrambi raggiungevano quando erano insieme. Cioè mi fa vedere Si tipo come i termometri scontravano. da esterno, Mm. no, tutte e due le fasi. Mi fa vedere un termometro da esterno, quindi di quelli che vanno anche sotto zero, no? Mhm. E mi fa vedere come lui tipo percepiva la madre sotto zero come distacco, come freddezza, no? Come temperatura della madre, diciamo. Poi mi fa vedere invece la temperatura che raggiungevano, come dici tu, le loro discussioni, che allora sale, 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 sale e arriva fino al limite. Poi mi fa vedere come lei avesse degli atteggiamenti a volte estremamente costruttivi e poi di colpo tutto distruzione, no? Adesso non so se lei veramente faceva così con le piante, cioè tipo tante cure e poi Sì. via, distruzione. Faceva così, Nicolò? Le curava e poi le distruggeva. Io non ti sento, però e non puoi accendere il microfono. Era così. Mm. Quasi, circa.
o se le potava troppo a un certo punto. Mm. Come se però lei fosse proprio deliberata questa cosa. Cura, 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 e poi però, come posso dirti, quella cura che in realtà distrugge, ok? Non è quella cura che mi fa sentire porta alla vita, c'è la cura che è favorevole verso la vita, invece quella cura che poi porta con sé la distruzione. Quindi me lo fa vedere con le piante e me lo fa vedere con Nicolò. La vedi che esce dal portale aureo? No, Purtroppo è mancata da poco. Ok. no, 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 Molto no, no. ancora lei, madre, Lei è madre, donna. anche figlia, come se lei ancora si sentisse che a sua volta è stata una figlia incompresa, ignorata. Mm. Ma lì si trova in una situazione in cui può incontrare i suoi genitori di questa vita. Lei dice che non si è ancora creato, come dirti, il momento. Mm, come se non fosse stata pronta. Mm. Mm, va bene, comunque è una cosa molto fresca, no? È Nella come pos- se lei ha scelto invece una cosa più semplice per lei, che è stata incontrare suo figlio. Il suo figlio, cioè il fratello di Nicolò. Tello di Nicolò. Nella Sì. posizione in cui sei, Monica, i genitori di lei li vedi che la guardano e lei non li vede? O proprio sono lontani? Allora, vedo che l'hanno vista, il padre soprattutto di lei l'ha vista. La madre di lei è come se stesse già facendo un altro tipo di percorso, e, però percepisco che cioè, lì non è che c'è fretta, non c'è bisogno per loro che avvenga subito questo incontro, cioè loro sanno che avverrà. Chiamiamo il fratello di Nicolò, che quando Nicolò aveva circa 15-16 anni è venuto a mancare. Vediamolo in relazione alla madre. C'è un azzurro, mi viene l'azzurro come se fosse disegnata un'onda del mare. Ehm, cioè non la vedo realistica, no? La vedo disegnata. Poi tipo come se ci fosse un pallone, eh, tipo un casco, una moto. In relazione alla mamma, lui l'ha accolta con un mazzo di fiori. Un mazzo di fiori dentro una tazza, come quelli che raccoglierebbe un ragazzo, no? In un prato. E poi quando la madre è arrivata, quindi è andata nell'oltre, lui gli ha dato la tazza gialla con dentro i fiori spontanei e gli ha detto finalmente ti puoi riposare da te stessa. E ho visto proprio la mamma che si sdraiava su un materasso, ehm, però non fatto, proprio il materasso che è appoggiato alla struttura del letto, ma senza lenzuola. E lei diceva bene così, adesso riposo, riposo, riposo. Un passo avanti il fratello. Cosa dice a Nicolò? Gli fa il pugno così, no? Come saluto, come gesto amichevole, fraterno. Mm. C'è un anello, mi fa vedere un anello. Forse, non so se era sposato, se era, non lo so, questo anello sembra un anello importante. Ehm, Non lo era, forse lo voleva, lo eh, desiderava il matrimonio, insomma. però è un anello non come una fede. Non so neanche se fosse un anello di ereditato, perché quello che mi mostra è un anello con qualcosa davanti, come Una se fosse pietra. una placchetta, no, no, Ah, una placchetta, come se fosse d'oro con una placchetta d'oro. chiedi
Illustrartelo. Che riguarda un nonno. Mm. Cosa dice a Nicolò? Che deve continuare a studiare, mm, non smettere di studiare, dice. Mm, accarezza i capelli della tua fidanzata, ehm, e sogna mentre li accarezzi. Mi fa vedere qualcosa proprio che ha a che fare con i libri, con un diario, un qualcosa di scritto. Eh, se vuoi puoi scrivere anche di me, dice. Il fratello di Nicolò è andato via così presto su sua decisione. Perché? Poi dice occhio alle barrette energetiche. Poi saprà Nicolò cos'è questa cosa. Ehm, lui ha detto il film poteva finire così e non c'è sempre una spiegazione del perché il film finisce così. Da quel film avevo tratto tutto quello che potevo trarre. Um, anche se mio padre non l'ha dato a vedere, era disperato. Chiamiamolo. Era disperato quando sono andato via. Il padre mi arriva come uno sportivo, Mhm, come se volesse fare sport appunto insieme a lui, mhm. insieme al figlio, È una famiglia di sportivi, anche il padre era uno sportivo. dei bei polpacci, peloso, mi viene peloso, insomma, così. Belle gambe. Eh, dice che lo sport ti può salvare la vita e io non sono mai riuscita a farlo capire a mia moglie, perché avrebbe potuto curare il suo sistema nervoso. In fin dei conti era un po' come se fosse mia figlia, una povera figlia malata. Monica, questa famiglia ha un unico progetto, titolo di un unico progetto. E poi mi mostra anche una bicicletta. Destrutturazione e ristrutturazione. Ok. Al di là del fatto che Nicolò è più giovane, Nicolò è rimasto solo. Causa È come se mi esoterica. facesse vedere che sotto il letto di Nicolò, non so se lui può aver percepito qualcosa sotto il suo letto come una specie di energia.
perché è come se il padre cercasse in qualche modo di sostenere Nicolò da sotto il letto, come a dire ti do un abbraccio che parte da sotto che ti avvolge tutto. Quando tu sei non vigile durante la notte. Mhm. Affinché il peso della giornata o della vita non lo faccia andare in basso. Sì, sì, Una rete in più. esatto. Esatto. Scusami, la domanda qual era? Causa esoterica del fatto che Niccolò è rimasto solo. È come l'altra volta, come l'altra volta. Allora vedo che il padre prende in mano un telecomando e lo mette su un canale, quindi mm, Mhm, Nicolò può vedere lo schermo mhm. e nello schermo si vede un Nicolò che però non ha lo stesso aspetto di adesso, La eh. vita parallela. Sì, esatto. E adesso questa vita qua che stiamo guardando è biondo, biondissimo. Ed è un viaggiatore solitario, totalmente solitario. Fa dei lunghissimi viaggi, quasi tutti a piedi, e non vuole nessuno che l'accompagni. Ehm, Poi fa vedere che poi passano gli anni, tanti anni fatti così, ehm, fermandosi anche poco tempo nei posti, socializzando proprio il minimo indispensabile. Poi, tipo, con l'età non riesce più a fare questi viaggi lunghi. Vedo che si ferma in un luogo comunque molto isolato e inizia ad essere assalito dalla paura della solitudine e dal dispiacere di non aver costruito delle relazioni solide, anche un'amicizia, diciamo. Come si chiama questo Niccolò biondo? Joseph. E anche in quella vita erano insieme genitori e il fratello di Niccolò con Joseph o il padre semplicemente indica una vita parallela? Ok. Sì, perché non riesco a vedere persone importanti in questa vita. Lui è sempre da solo. Quindi, Mm. padre, fratello e madre, come li vedi in presenza? Chi più presente, chi meno presente, chi più avanti, che si presenta come se volesse parlare e chi più indietro? Ma adesso il fratello ha come eh, buttato la palla da basket dentro il canestro ehm, e dice: Noi possiamo parlare eh, attraverso il gioco, attraverso lo sport, attraverso quel legame solidale che si attiva in queste circostanze. Mm, ma in realtà tutte e due io li vedo molto. Allora, per come vedo io, cioè loro hanno dei corpi anche nell'oltre, no? Mhm. E vedo che entrambi hanno scelto questo stile di vita molto legato allo sport, perché li fa sentire molto vivi e li fa proprio sentire come se potesse essere un collante fra persone. Cioè, quello che mi arriva è che hanno preso il bello che c'è dello sport, mentre qua sulla Terra spesso si declina in competizione. E invece lì non c'è la competizione, è rimasto appunto solo l'aspetto dell'unione, del collante. Questa è una cosa molto importante che vuole trasmettere a Nicolò affinché lui a sua volta lo trasmetta nella sua attività. Quindi chiediamogli che cos'è lo sport, chiediamolo al padre di Niccolò, la vera essenza dello sport. È la massima congiunzione tra la tua mente, il tuo corpo, la mente e il corpo degli altri.
E quindi mi fa vedere come se si creasse una specie di rombo, quindi con la punta in alto, laddove questa connessione tra mente e corpo di una persona, mente e corpo di altre persone, dà origine a questa specie di diamante, di rombo, che permette la connessione con la sorgente. Mm, ottimo. Va bene, li teniamo tutti lì ed iniziamo con un po' di cause esoteriche o con un po' di domande. Monica, la ragazza di Nicolò è la sua fiamma? Allora, ci vuole un tempo di maturazione. Allora, adesso sinceramente io non so mi aspetto come sia, la sua ragazza. Mi viene molto la presenza delle lentiggini, che non so se lei abbia, Mhm. o se lui ha avuto persone con le lentiggini così, con le lentiggini. È simbolico perché non le ha, giusto? Non le ha. E no, non penso sia simbolico. Ah, è un'altra ragazza, quindi. Sì, sì, Quindi la fiamma in questo momento è una ragazza con le lentiggini. sì, esatto. Anche perché, allora, non perché lui debba andare da questa ragazza con le No. lentiggini, intendiamoci, ok? Però diciamo che questa altra ragazza è in un percorso che è estremamente già compatibile con il suo, mentre con l'attuale ragazza lui lo sta creando. Mhm, Ok? Quindi in realtà c'è un processo di conoscenza, di compenetrazione fra le due anime, ok? Mentre con quest'altra ragazza già avverrebbe, sarebbe già pronto, ok? mhm. Mm. Però Questo non vediamo un significa, attimino, eh. significa che può andare in una direzione come in un'altra, insomma. Sì, ma anche perché questo rapporto gli dà delle cose importanti. E soprattutto vedo che lei permette a lui di credere in se stesso, perché ci sono state delle circostanze, dei periodi della vita in cui lui non credeva più in se stesso. Invece con lei è diversa la cosa. Poi c'è qualcosa rispetto all'alimentazione, come se loro potessero condividere, che sia anche, boh, non so, un piano alimentare, un progetto alimentare, Mhm. pianificarlo, Lui una cosa del sghignazza, genere. quindi sì. Ok? Mm, allora, diciamo che da un punto di vista prettamente animico, eh, mm, Nicolò è un po' più evoluto, ok, di questa ragazza, Mhm. però questa ragazza è proprio animata dalle migliori intenzioni. La relazione è sempre un percorso a due di crescita insieme, Esatto, ma non necessariamente è così per tutti. In questo caso è così per entrambi. sì. Progetto di aprire una palestra, Monica. Lì dove sono adesso, diciamo al mare, o nell'altra casa non al mare, o niente, progetto palestra. Chiedilo alla sua anima, ovviamente. Allora, a me dà due opzioni, ok? Milano e eh, un posto nei dintorni della sua città. Ok. Mm? Però mi viene anche Milano. Taglio della palestra, cioè Taglio? one to one, lezioni Ah, private uno a uno, quindi non palestra affollata, ma personal dedicate, molti fanno così oggi, per far fronte alle grandi catene, alle grandi palestre dove uno è buttato e non seguito. Franchising di una grande catena, mille altre cose. mi viene la parola medio-piccola,
come se potesse contare più che altro sulle relazioni umane, su una sorta di passaparola. Mhm. Ehm, Però io la vedo ad un livello molto alto. Cioè è come se poi, sì, ok, palestra medio-piccola, però in realtà frequentata da persone di un certo calibro, Mhm. che cercano proprio un'attenzione, una preparazione molto, molto, molto specifica. E il plus che metterà Nicolò è anche proprio questo suo, ehm, questa sua maturità Sua animica. maturità animica, Sì, ok. sì. Quindi clienti che vengono seguiti da un programma, un'assistenza cucita su misura. Sì, è come se in un certo senso si sentissero anche, posso dirti, perché mi viene, cioè, allora, è un po' strano, lo Interpretiamo, so. sì, 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 sì. Sì, hai presente le capanne, come si chiamano, sudatorie, Sì? ok? Come se la persona che va lì sente di fare un'esperienza molto più profonda che è quella semplicemente della palestra, Mhm, ok? Proprio un viaggio profondo dentro di sé, una vera trasformazione. mhm. Ed è così? O sente soltanto... Lo avete soltanto o è Um, così davvero? Beh, mm, dipende un po' dai soggetti e un po' dalla durata, no? Da quante volte lo ripetono queste esperienze. Però in alcuni soggetti sarà proprio così, una vera trasformazione profonda. Perché non lì al mare? Ma mi viene come se quello lì poi sia il suo luogo di ricarica che rimane un po' separato dal lavoro. Per quanto mi viene che il suo lavoro sarà per lui motivo di gioia, di coinvolgimento, però allo stesso tempo lui ha bisogno di staccare. Se questa è la direzione, Nicolò, lì dove stai tu, non diciamo dove, non c'è tanta gente propensa a spendere. Ci siamo capiti, no? A dare importanza economica alta, di alto livello a questo tipo di cose, ma nessun tipo di cose, secondo me. Il luogo comune, giusto? Quindi potrebbe anche essere quello. Va bene, hai tantissime indicazioni su questa cosa ed è giusto che il resto lo interpreti da solo. Monica ha paura dell'abbandono, Nicolò è solo, alone. Allora, questo è proprio un programma della Matrix. Cioè, insomma, noi veniamo messi qui con tutta una serie di divieti, di obblighi, di paure. Questi sono i nostri programmi. E proprio uno dei super classici è proprio la paura dell'abbandono, perché ci si percepisce come individui piccoli che si possono perdere, che possono perdere. Ok? Non si vuole che l'essere umano capisca la sua connessione con il tutto, si senta veramente connesso al tutto e mai solo. Perché nel momento in cui noi siamo connessi con la nostra anima è impossibile percepire la solitudine e vivere l'esperienza dell'abbandono. Quindi questo è proprio uno dei programmi bloccanti utilizzati negli esseri umani. E ovviamente è stato confezionato ad hoc per Nicolò, tanto che gli ha fatto vivere un'esperienza di reali mancanze, dove ad uno andavano a mancare i suoi affetti più cari, ok? Ma visto da un'altra prospettiva, questa è un'enorme opportunità per riuscire a trovare su di sé il senso di connessione e di non sentirsi mai solo dentro questa esistenza. Non solo perché i suoi cari sono in una dimensione che è compenetrata alla nostra, quindi non sono isolati da un'altra parte e in una Dimenticati, situazione addio. di esatto, di incomunicabilità. Non è così. Ma oltretutto lui qui
continua a rimanere qui, lui continua a rimanere in questa dimensione, potrà stabilire nuove connessioni che gli faranno proprio percepire che non si è mai, 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 mai soli. Lui è iperconnesso con tutte le sue vite parallele, per esempio, Certo. con tutti i personaggi di tutte le sue vite parallele. Ma sì, ma poi ci saranno talmente tante conoscenze, anche proprio pratiche di questa dimensione qui, che lui, non so, in questo momento non riesce, no, ad Mm. immaginare, ma ce ne saranno veramente tante. Secondo me alcune molto, molto importanti. Facciamo un esempio tra tantissimi. Lui e la sua amica che gli ha fatto conoscere queste sessioni e che è lì nel cinema, che sarà tutta contenta, hanno avuto vite parallele insieme. Allora, quello che mi fa vedere in questo momento è come se avessero mh, forse non proprio inventato, però progettato un particolare tipo di elastico, di tappeto elastico su cui saltare. Mm. Ecco, vedo che sono due uomini, due colleghi amici, non so in che cosa sia diverso rispetto ad altri tessuti elastici, ok? Che viene utilizzato, mm, sì, per divertimento anche, ok? Mm, Però è come se allo stesso tempo uno dei due stesse in qualche modo convincendo l'altro, gli vuol far vedere che in questi salti notevoli che si fanno, in realtà, è come se si riuscisse a penetrare, mm, un portale, ok? Che ti porta proprio verso altre linee temporali, grazie a questi salti ripetuti. Ah, in quel senso. Ok? Mm. Sì. E quindi come se uno dei due non avesse tanto l'idea del divertimento di questo oggetto, no? Ma lo utilizzasse più in questa Chi ottica dei qui. due? Lui o lei? È lui. Quindi con quel portale è entrato in questa vita? Attraverso quel portale? Sì, si può dire così anche, certo. Certo. Interconnesso, fortunato, ehm, ricco di opportunità. Una volta avevamo individuato questa entità, mentale collettiva, opportunity, se vogliamo chiamarla così, positiva, a cui sicuramente lui, tutti siamo connessi, lui forse più che altri. Certamente. Nell'ambito della stessa considerazione, causa esoterica di una madre così oppositiva, così litigiosa, così bastian contrario, così provocatoria, che non sapeva amare. Allora, l'aggettivo, lui ha parlato molto di lei, no? Però l'aggettivo più confacente alla madre mi viene disperata. Nel senso proprio come se non avesse più speranze per se stessa, per la sua vita, non riuscisse più ad avere una prospettiva buona e luminosa per se stessa. E è come se lui, ricevendo, diciamo così, questa, ok, davanti a sé, eh, si struttura tutta questa situazione di disperazione, lui ha la possibilità di ribaltare il tutto, di ribaltare questa disperazione. Anche perché ricordiamocelo che noi veniamo qua in un mondo che è capovolto, Mm. dove molte cose sono ribaltate, dove noi che dovremmo essere al centro di tutto, dove noi che dovremmo essere la luce e iperconnessi, al contrario, veniamo qua, siamo al buio, ci sentiamo come si sente lui, assolutamente perso, smarrito, solo. Quindi lui ha questa grande opportunità di convertire la disperazione in speranza, che in questo caso non è la speranza di un qualcosa di esterno, in cui noi dipendiamo, ci aggrappiamo, la divina provvidenza, no, è proprio la fiducia nella vita che la madre aveva completamente perso. Quando la madre l'ha persa? Andiamo indietro nella sua vita film.
il momento in cui lei è diventata disperata. Mi viene qualcosa accaduto in adolescenza. È come se, dunque, ci fossero stati degli episodi nell'infanzia, ma lì, c'era ancora una batteria animica molto forte, che era in grado in qualche modo di riparare, di rigenerarla ancora. Poi è, come se fosse avvenuta una specie di frattura proprio in adolescenza. Adesso lei mi fa vedere tipo un boccale di birra, ok? Probabilmente lei, come molti giovani, no? Ok? Si è In presa una quell'età. ciucca o comunque è uscita. Magari lo faceva un po' di volte, Mhm. ok? È diventata un po' un'abitudine così. Ed è come se lì lei avesse creato proprio delle crepe, ok? Ehm, nel proprio campo spirituale. Mm. Ed è come se queste crepe avessero creato proprio una distanza fra lei e la propria anima, cioè nel senso di non comunicazione, proprio una disconnessione. Lei non è riuscita a sentire ciò che desiderava nella propria vita e anche come se non volesse proprio sentirle certe cose, no? Faceva di tutto quasi per essere sorda. E poi mi fa vedere come una croce, mi dice ci sono certe croci eh, che ti dicono che devi portare. E io l'ho portata. Qual è? Questa croce mi ha fatto impazzire. Qual è questa croce? La croce il mio distintivo, dice. Fare quello che gli altri ti dicono che devi fare. Non so se è il padre che gli diceva che, tipo, no, sposati quell'uomo che è un uomo per bene, un buon Sì, partito, fatti una sì. famiglia, bla bla bla. Nicolò è un pochettino spaesato perché sta iniziando a capire come funzionano queste sessioni. Va bene, però fa tutto parte di un gioco, fa tutto parte di un accordo. Me li vedo già Certo. questi quattro personaggi anime che dicono, battono le manine come fanno le anime, no? Tutte un po' bambine. Adesso tu fai. Si sono trovati perfettamente incastrati nel dramma finto e nel desiderio vero di vivere una vita piena. Nicolò a volte si sente nel buio, nel nero, e io è da molti minuti che vedo l'immagine di un occhio con un'iride chiara. Nicolò è la pupilla nera, ma se zoomiamo lontano si inizia a vedere l'iride con tutti i suoi raggi, tutte le sue connessioni sono questi raggi, a se stesso in altre vite, in altre linee temporali, a tutti gli amici, i parenti, tutte le persone con cui ha a che fare e avrà a che fare, e tutti questi raggi lo portano nel bianco. Anche persone famose. Lui avrà a che fare, secondo me, con persone famose. Come vedi il suo cluster, Monica? Questa immagine non la sto capendo. Perché lui non è un fumatore, però è come se mi venisse un posacenere di vetro con sopra un altro posacenere di vetro, come se si fosse creata una cupola proprio. Ah, eh, a rovescio. sì. Qualcuno fumava in famiglia, Nicolò? La mamma? Sì? Tu anche? Tu fumi, eh? Ah, Già. uno sportivo che fuma. Ah.
Ma la sigaretta? No way. Che hai fatto così vuol dire voglio smettere. Questo vuol dire. Più o meno. Vabbè, allora non è così strano questo Eh. cluster. Dai. Va bene, dai. Quindi ci sono tanti i posaceneri col coperchio di posacenere. Senti, io ne vedo uno, Uno sinceramente io ne vedo uno solo. Allora, i mozziconi sono diversi dentro. all'interno del posacenere, sì, Ah, ma e sono due posaceneri, quindi uno che fa la funzione del posacenere, uno come con un coperchio. ah, che Probabilmente significa? era che Mm. lui la nasconde questa cosa. Nasconde. Se Ah, no, mm. infatti non ce l'ha esposta, vabbè, però Mozziconi sono ehm, tanti, sono diversi di altre persone o sono i suoi? allora, uno c'ha il rossetto, in effetti, quindi Mm. sicuramente non è suo. Diciamo che alcuni è come se le sigarette siano state spente un po' in anticipo, perché c'è ancora un pezzo di bianco. Altre invece sono state proprio fumate fino al filtro, quindi anche un po' stili diversi forse, no? E poi alcuni proprio che, sai quando ti piglia proprio il nervoso, che la sigaretta è ancora accesa e la Certo. spegni così. Mhm. Proprio questo gesto di stizza, così. Questi sono i suoi contratti, patti fatti con se stesso. Mm. Racchiudono ognuno un mozzicone, ognuno un patto. C'è quello dell'ansia, E c'è anche quello dell'ira. del senso di colpa. Sì, è un senso di colpa più direi un rammarico. Sì, sì, a volte un rimpianto, rammarico, sì. Della testa che torna al passato, Sì, 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 sì. alle ferite del passato. Sì, ai rimproveri su se stesso, il rimprovero dell'altro, eccetera. Bene. Questo è un momento importantissimo. In- Dietro di noi c'è la vecchia vita di Nicolò. Davanti a noi, se lui toglierà questi patti, inizia la seconda parte della vita di Nicolò, segnata da questa sessione oggi. Può essere adesso il momento, può non esserlo mai, può esserlo ora. Lui cosa fa? Ah, intanto voglio essere sincera e dire che questi posaceneri sono di cristallo ed è come se in lui, quello che io percepisco, è che c'è una specie di, chiamiamolo affezionamento dovuto all'abitudine, ok, rispetto a questi patti. Tanto che dice, cavolo, ma cioè, sono due pezzi di cristallo, cioè, non è che sono un vetraccio, In ok? qualche modo uno si fa bello dei propri problemi, questo. Mhm. Oh sì, Però fanno storia, fanno... carattere, fanno... mm. Sì, Differentemente dai vari quiz, però qui accettiamo i suggerimenti su cosa fare e torniamo sui tre disincarnati. qua però sento anche la voce della fidanzata che dice, vai amore, ma spaccalo, ma che ti frega? Così dice lei. L'amica? Mm. Lei dice, io adesso qua sto in silenzio, perché lui sa benissimo. Come se volesse proprio riconoscere la fiducia che lei ha in lui. Ehm, Un po' mamma questa amica, sì, un po' decisamente per sì. tutti, mi sa. Mm, sì, E sì. il padre? Allora tu lo sai che è tutto un sogno e che tu puoi dare un pugno alla parte superiore del posacenere senza farti del male e sai che ogni frammento finirà dentro un portale definitivo. E il fratello?
E il fratello dice: e divertiti ad immaginare i frammenti che assumono delle forme che volteggiano nell'aria e che cambiano, perché noi siamo questo e noi siamo in continuo cambiamento e siamo luce, come questi piccoli frammenti. E io vedo in te una bellissima luce. Mentre il fratello parla, vedo che già Nicolò ha fatto questo gesto e già è come se si stessero creando delle spirali tipo DNA di tutti questi frammenti, anche di fatto i mozziconi di sigaretta sono diventati dei pulviscoli che si uniscono ai frammenti del posacenere, dei posaceneri e creano appunto queste tipo eliche, doppie eliche del DNA. Quindi li Che toglie. sì, 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 ordinatamente queste doppie eliche di frammenti vanno a finire dentro un portale definitivo. Ok. Nicolò può mettere qui qualcosa di suo, di nuovo, la sua prima creazione della sua seconda vita. È un sole forte, un sole che scalda, è il sole della sua alba, che è la sua anima, ed è un sole in cui lui crede, dal quale si sente riscaldato e rinvigorito, ed è luminosissimo. Bianco. Giallo-bianco, sì. L'avatar esiste? Mm. L'avatar non lo vedo, l'avatar, ed è come se avesse lasciato un bicchiere con dentro un fondo di alcolico, superalcolico, quello che è, con dentro un mozzicone spento di sigaretta. Almeno Come questo lo se teniamo. un po' di vizio ci sta, un Mm, po' di un vizio quel ce lo devo vizio, pure avere, no? sì, e poi quel vizio che è anche un vizio mentale poi diventa, no? È il vizio che porta anche un po' di paranoie, tutto quanto insieme. Lui dice: Io eh, mm, ho come obiettivo una pulizia totale, dice Nicolò. Quindi neanche questo è tollerato. Pertanto, ovviamente, lo butta via nel portale definitivo. E in questo momento vedo Nicolò che è come se fosse cresciuto di statura e ancora più, diciamo, tonico, con una postura eretta molto fiera, molto sicura di sé e con un ampio sorriso. E dice alla fidanzata: Dai, vieni, piccola. Sentenza, c'è ancora? Ah, mi viene gioia. Alba è la PS. Sì, Alba, sì. Pie, parte eterica, è abete o larice? Adesso mi viene ciliegia. Bene. Vibrazione da 2 a 333. 333. Mm, Consapevolezza 153. mm, 172. Anima. 58 adesso. Vite. 1704. La vita di Joseph, il biondo che andava in giro per il mondo. C'è ancora. Allora, quella è una vita importante. Vedo che per la prima parte rimane così e nella seconda parte è come se lui si integrasse all'interno di una piccola comunità montana. Cervello.
Dico il valore che mi è venuto? Mhm. Mi è venuto 11,5. Che non so, Nicolò, se lo sai, è tantissimo, molto molto alto. Con queste capacità medianiche, cioè quali sono le capacità medianiche, l'intuito, l'intuizione di Nicolò con questo 11 e mezzo? Come se lui potesse avere degli istanti, dei frammenti, diciamo così, che possono essere diversi questi frammenti che gli arrivano in questi istanti, ok? Trovarsi davanti alla persona e vedere in un istante una vita passata della persona, piuttosto che ne so, una problematica, un punto debole, una parte importante della vita di questa persona. Ma lo stesso cosa, stessa cosa anche nei luoghi, tipo che magari entra in un bar e ha un flash di magari un episodio accaduto in quel posto o che riguarda una delle persone accadute in quel posto, ok? E quindi riuscire anche a percepire mh, quali sono i luoghi, diciamo, mh, energeticamente più adatti per lui. Suscettibilità ipnotica era ai minimi sufficienti, 42 all'inizio. Sì, abbiamo stimato un 40. E mi viene all'incirca, mi viene 66. 3D? Mm, 25-27. Benissimo, sono ottimi valori. Io devo fare questa domanda ovviamente. Vibrazione 2, 333, inizio, fine. Se Nicolò non avesse mai fumato una sigaretta in vita sua, quali sarebbero state entrambe? Finale, mi viene 4-4-4. E iniziale? Quindi molto più alta. E iniziale? Mm, mm, non tanto diversa. Mi viene 3. 3. Vabbè. Nicolò si congeda dal fratello. So che ci sei sempre, e allungo una mano e quasi posso sentirti che me la stringi. So che è come se lui potesse proprio con la testa e con le mani entrare nella dimensione dell'oltre a tratti. Nicolò, Mm, sì. Ehm, mm, Come se volesse appendere nella palestra che ci sarà un qualcosa mm, del fratello. Mm, so, perché, cioè, mi sembra quasi dall'aspetto una acchiappasogni, una cosa del genere, capito? Mm, come concetto, sì, tipo una esatto. sciarpa, una maglietta, Sì, sì, perché è come se lui realizzasse un doppio sogno, ecco. Mhm. E la risposta? Eh, Dice big, big, big. Lo salutiamo. Si congeda dal padre. Ancora un abbraccio me lo voglio prendere, di quelli con delle pacche sonore. Un buon profumo il papà, di un uomo curato. Senza messaggi, solo un abbraccio. Questo abbraccio non finirà mai. Congeda dalla madre. Vedo che è come se la madre si fosse vestita da principessa, con un vestito molto ampio, e lui gli dice: Mi fa piacere che tu possa sentirti una principessa, concedimi un ballo. Ballano insieme.
Li salutiamo, ottimo, li salutiamo tutti e tre. E Nicolò, che era solo, si lascia un messaggio. Si rende conto, come se non l'avesse ancora guardata tutta la platea del cinema, vede che ci sono diverse persone che sono rimaste commosse, qualcun altro che gli applaude, qualcun altro che gli manda un bacio e dice grazie, vi sento uno ad uno. La solitudine non esiste, io sono parte del tutto. E vedo che mentre lo dice, intanto sta abbracciando la sua fidanzata. Il cagnolino li guarda. Tu, Monica, come lo vedi? Come se fossero passati anni in questa sessione. Mm. Quindi un processo accelerato proprio di evoluzione. Va bene, abbiamo finito.